Ciao a tutti cari amici miei, oggi vediamo di fare una modifica a una vecchia Polaroid 640, quindi modello vintage, per poterle permettere di leggere le pellicole iType. Ma prima di tutto, sigletta. Un po' di tempo fa ho acquistato questa vecchia Polaroid su eBay per la cifra di 21 euro. Era perfettamente funzionante, potete vederla, un fascino vintage. Questo modello è uno dei più semplici, è stato fatto in vari modi. Ha l'obiettivo in plastica, però fa ancora il suo dovere. Prima facciamo un po' di chiarezza. Queste vecchie Polaroid 600 vanno con questo tipo di cartucce. Adesso questa qui è una in bianco e nero. Al loro interno, ovviamente la cartuccia è usata, non ci sono più foto, troviamo di solito 8 fotografie, ma la cosa particolare è questa. Sono questi due contatti qui. Infatti, queste vecchie Polaroid 600 non hanno al loro interno una batteria, ma la batteria è direttamente all'interno della cartuccia. Il caricamento come funzionerebbe? Bisogna prendere la fotocamera, aprire l'apposito cassettino, inserire nel verso giusto la cartuccia e chiudere. Come potete vedere adesso la fotocamera sarebbe pronta a scattare. Questo tasto a mezza corsa serviva a precaricare il flash, mentre il tastino sotto a far partire la fotografia. Andiamo a vedere più nel dettaglio la cartuccia. Una volta estratta, io l'ho già preventivamente aperta, c'è questa molletta in acciaio che serve per schiacciare appunto le varie fotografie verso l'alto per poi essere espulse, e questa è la batteria che troviamo all'interno. Questa batteria ho visto che è 6 volt per 750 mAh. Dopo aver fatto varie prove mi sono accorto che con una batteria di questo tipo si possono fare all'incirca 50 scatti, flash compreso, quindi anche abbastanza sovradimensionata. Questa invece è una cartuccia di foto Color iType. Come possiamo vedere dietro è compatibile con le iType camera, quindi quelle nuove della Polaroid e Polaroid Lab, ma non con le fotocamere vintage. Questo perché, contrariamente a questa qui, all'interno della cartuccia non è presente la batteria. La modifica di oggi consiste nel mettere una batteria esterna sulla Polaroid 640. Come potete vedere, i contatti che a noi interessano partono da qua sotto e arrivano fino in fondo. Non so se riuscite a vederli, sono 1 e 1, 2. Sono i contatti in cui si troveranno poi i fili di collegamento per il motorino, per il flash e tutto il resto. Quindi la prima cosa da fare è cominciare a disassemblare la nostra Polaroid. Per cominciare dobbiamo cercare di far uscire dalla sua sede lo sportello con il flash. Per farlo bisogna fare un po' di pressione con un cacciavite a taglio. Il primo è uscito, facciamo uscire anche il secondo. Mi raccomando, la plastica è piuttosto fragile. Anche il secondo gancio del flash è uscito. Mi raccomando, fate attenzione a non tirare troppo. Come vedete qua ci sono appunto i collegamenti al flash. Dopo aver scollegato il coperchio del flash dai gancetti di tenuta, quello che dobbiamo fare è togliere il frontalino. Per cominciare, sempre con il cacciavite, cerchiamo di far pressione in una di queste sezioni. Ecco fatto, la prima parte si sta sbloccando, andiamo dalla seconda. Adesso il frontalino dovrebbe venire via senza problemi. Una volta tolto il frontalino, questo è quello che ci troviamo davanti. Qua dietro, non so se si vede, c'è la rotellina col counter delle fotografie. Una volta erano 10, quindi appunto ci sarà il numero 10, anche se adesso le cartucce sono composte da 8 pellicole. Qui c'è l'altro vetrino, l'altra plastichetta del viewfinder. Qua ovviamente ci sono i vari contatti. La prossima cosa da fare è quella di sfilare delicatamente il pulsante per lo scatto. Quindi estraiamolo con molta gentilezza. Fate attenzione perché in fondo c'è questa molla, non perdiamola, e via anche il secondo pezzo.
Io per comodità ho estratto anche il coperchio del caricatore frontale. Basta fare uscire questi cerchietti da questo piccolo perno che adesso vi zoomo. Questo piccolo perno. Il prossimo passo è quello di estrarre la parte interna della macchinetta. Teniamo saldamente questa parte e con un po' di fatica riusciamo a liberare il corpo della macchina dalla cover di plastica. Mi raccomando, quando estrarrete il gruppo funzionale della macchina fotografica, verrà fuori in maniera anche abbastanza prepotente questo tasto, che è quello appunto per aprire lo sportello di caricamento delle pellicole. Quindi fate attenzione a non perdere anche questo. Quindi, riassumendo, per adesso abbiamo diviso la macchina in questa maniera: cover posteriore, il corpo della macchina, la cover, il frontalino, il coperchio del caricatore delle pellicole, il bottone di scatto che si divide in due pezzi e il bottone di apertura dello sportello delle pellicole. Fate attenzione a questi collegamenti elettrici che ovviamente, essendo macchine datate, sono molto fragili. La seconda cosa, è imperativo che lo specchio che riflette l'immagine sulla pellicola rimanga estremamente pulito. Mi raccomando, non toccatelo. Arrivati a questo punto potrebbe succedervi come a me, quindi la plastica col viewfinder viene via. Non vi preoccupate, è solamente incastro, quindi non ci sono problemi. Finalmente siamo arrivati ai collegamenti che volevamo esporre, che sono questi due. Sono esattamente i contatti che vanno a toccare la batteria all'interno della cartuccia quando appunto la inseriamo nella nostra Polaroid 600. Piccola premessa, io non volevo mettere 4 batterie stilo come ho visto fare in qualche sito, ma volevo qualcosa di più piccolo, quindi ho comprato questo interruttore già fatto, adesso devo scollegare questi fili. Arrivati a questo punto dobbiamo fare una saldatura di questi due fili, negativo e positivo. Il negativo è appunto generalmente il filo nero, mentre il positivo è appunto generalmente il filo rosso. Quello che voglio fare attraverso il saldatore è stagnare questi due contatti. Adesso dovrebbe essere piuttosto facile collegare i nostri fili. Il primo e il secondo. Ora, prima di inserire il corpo macchina all'interno della cover, abbiamo il problema di far passare appunto questi due fili all'esterno della macchina. Io opterò per fare un piccolo foro nella parte posteriore. Una tecnica che uso di frequente è quella di scaldare la punta di un piccolo cacciavite per poter poi fare il buco nella plastica. Il foro è stato fatto, in alternativa potete usare ovviamente anche un trapano o un piccolo Dremel. Ora viene una parte un pochino più macchinosa perché dobbiamo reinserire il gruppo della macchina all'interno della cover facendo passare questi due fili da questo piccolo foro. Con un po' di sforzo sono riuscito a fare passare i cavi all'esterno attraverso il foro che avevo fatto in precedenza. Sono diventato matto. La soluzione più semplice è quella di usare cavi più lunghi, ma io sono duro come il marmo e mi volevo divertire. Allora, i cavetti sono ben posizionati, sono riuscito a rimettere il corpo macchina all'interno della cover esterna. Vi dico la verità, con una discreta fatica, perché questa tipologia di viewfinder viene via completamente, e quindi un po' fastidioso metterlo dentro. Vi consiglio di mettere pressione verso il basso e poi inserirlo per farlo scorrere nella sua sede. Ok, ci siamo quasi. L'ultima cosa che ho fatto è quella di reinserire nelle guide lo sportellino frontale. A questo punto ho reinserito il pulsante che serve per aprire il coperchio di caricamento. Adesso non ci resta che reinserire i pulsanti di caricamento del flash e di scatto. Per farlo basta farli scorrere nell'apposita slitta. Adesso, se tutto è andato bene, dovrai essere in grado di reinserire il pannello frontale. Mi raccomando, sul pannello frontale c'è un piccolo foro e questo foro deve andare esattamente a combaciare
con questa parte del pulsante. Ok, sembra che tutto combaci, adesso basta fare un po' di pressione. Sembra che tutto sia andato a buon fine, adesso non ci rimane che reinserire i ganci dello sportello flash. Reinseriamone prima uno, ecco fatto, e adesso reinseriamo il secondo. Aiutiamoci sempre con un cacciavite. Ok, vediamo se è tutto a posto, lo sportello si apre e si chiude. Bene, adesso con la batteria originale facciamo una prova per vedere se i contatti funzionano, i nostri fili conducono. Il primo esperimento che ho fatto è quello di mettere questo contenitore con interruttore di batterie per queste batterie qui da 3 volt e sono le CR2032. La somma delle due faceva 6 volt a più o meno 500 mAh, speravo funzionasse. In realtà il motorino si muove ma non ce la fa. Quindi mi sono dovuto rassegnare e ho dovuto ordinare questo box da 4 pile stilo. Trovate il link in descrizione. Il bello di questo box è che ha un interruttore acceso spento dedicato che sarà molto utile, ma lo vedremo più avanti. Ok, ora facciamo una prova di posizionamento. Direi di provare a metterla più o meno in questa posizione. Per farlo ho optato per usare del velcro, marca Velcro, che si trova in qualsiasi posto, anche su internet ovviamente. Ora basta prendere le misure, più o meno una cosa del genere, e incollarlo sopra. Sono riuscito anche a farli storti, bravo. Adesso tagliamo il lato opposto con un po' di eccedenza. Prima attacco sulla scatolina delle pile l'opposto del velcro. Mi basta scegliere il punto esatto e poi togliere la parte adesiva. Adesso non ci resta che saldare i contatti. Io li coprirò con questa guaina termorestringente che ho trovato in casa. Infatti è bianca, che è bruttissima, ma si può trovare tranquillamente nera. Ok, la nostra saldatura è fatta. La guaina termorestringente ovviamente può essere usata qualsiasi altra cosa come nastro isolante, magari nero, per coprire tutto, insomma, per renderla un pochino più bellina. L'importante è che i due fili ovviamente non si tocchino. Adesso non ci resta che inserire le pile. Io personalmente per l'occasione ho preso il pacco di batterie Amazon Basic, sono 48, costano 13 euro. Vi lascio il link anche di questo in descrizione. Adesso andiamo a staccare il pacco con il nostro velcro. C'è una vitina, andiamo a svitare. E lo richiudiamo. Adesso basta riposizionarlo. Adesso bisogna solo verificare se con il tasto d'accensione il motorino della macchina parte. Perfetto. Come avete sentito il motore continua a girare. È proprio per questo che ho cercato un pacco batteria con il pulsante di accensione e spegnimento. Perché qualora non avessimo delle pellicole all'interno della macchina, il motorino dovrebbe andare sempre, quindi saremo costretti a togliere una pila. In questo modo invece possiamo scegliere di spegnerlo quando non c'è la pellicola, oppure possiamo scegliere di spegnerlo quando inseriamo le pellicole con all'interno la batteria compatibili per Polaroid Vintage. Adesso c'è il momento della verità, vediamo se le Polaroid I-Type, non per Polaroid Vintage, funzionano. Apriamo il nostro cassettino e inseriamole. Non entrano, molto bene. Probabilmente sono queste tre che gli danno fastidio. Allora, abbiamo capito più o meno qual è il problema. Le pellicole I-Type hanno 3 gancettini in plastica in più rispetto a quelle normali. Quindi questo avrebbe bisogno di essere piegato. Adesso per comodità, con una forbice ho semplicemente smussato, tagliato quegli angolini di plastica. Ora ci è voluto circa un minuto, per fortuna con un coltello ho tolto questi 3 gancetti di plastica che vengono via facilmente. Riproviamo.
Allora, sembra che il problema con questi gancetti interni sia più duro del previsto. In poche parole, io credo che il problema sia questo gancetto qui. Per fortuna, per tirare fuori questo, basta una pinza come questa qui a pappagallo, si preme e si estrae, viene via a pressione delle guide. Quindi io proverei a tagliare questa parte qui. Allora, volevo farvelo vedere, non l'ho tagliato, ma l'ho solamente piegato su se stesso con una pinza. Secondo me non dovrebbe dare problemi. Mi raccomando, fate attenzione, quando togliete questo pezzo, questa clip, viene via anche questo, che è la filettatura per poter mettere la macchinetta su un cavalletto. È proprio solamente poggiato, perché noi ci vogliamo divertire. Con un po' di pazienza sono riuscito a rimettere tutto a posto. Adesso speriamo che funzioni. Chiudiamo. Adesso c'è la prova della verità. Bisogna premere il tasto d'accensione e vedere se tutto funziona. Oh oh. La macchina ha tirato fuori la parte superiore, quindi vuol dire che la cartuccia è stata letta e che la batteria funziona. E adesso non ci rimane che fare una prova di scatto. Per la prova di scatto usiamo il nostro solito Spider-Man. No dai, è uno spreco, devo cercare qualcosa di meglio. Eccolo qui, la cavia. Non ti sparo mica. Ah, seconda cavia. Questi sono i risultati dei primi due scatti. Come potete vedere, si sono mangiati la parte di destra. Dopo essermi scervellato per un'ora per cercare di capire quale fosse il problema, in realtà cosa è successo? Quando io ho aperto il pacco delle pellicole, la parte, un po' di questa carta con la colla era rimasta dentro ai rulli, i rulli che premono la pellicola per farla uscire. Risultato, la parte, questi angolini qua delle foto sono incollate ai rulli. Che pirla! Al che con un cotton fioc ho dato una pulita ai rulli e finalmente questi sono i risultati finali. Quindi la nostra modifica finalmente funziona. Mi raccomando di non spegnere l'interruttore del pacco batteria fino a che non avete usato tutte e 8 le pellicole. Altrimenti, ogni volta che voi spegnete e riaccendete, la macchina automaticamente butterà fuori una pellicola perché è programmata per fare così appena gli arriva corrente. Allora, facciamo un po' di considerazioni finali. L'estetica è quella che il lavoro poteva essere fatto meglio, sicuramente rifarò il cablaggio per averlo un pochino più carino. Ci sono varie opzioni come questi tipi di connettori pin oppure come i Faston per poi poter attaccare le batterie alla macchina e poterla staccare quando uno vuole. Ci sono anche delle batterie con ricarica USB, quindi le soluzioni per fare questa cosa sono molteplici. Io ho scelto questa configurazione perché era quella meno costosa. Infatti questo pacco batterie, vi lascio il link in descrizione, costa all'incirca 4,90 €. Quindi se voi avete una macchinetta magari in cantina, magari in garage come questa che funziona, con 4,90 €, ovviamente se avete qualche attrezzo come può essere un piccolo saldatore, potete fare tranquillamente questa modifica. Va anche detto che questo non è l'unico modo per usare questo tipo di pellicole. Ho visto altre persone che hanno preso la batteria della vecchia cartuccia delle 600 e l'hanno messa sotto direttamente alla cartuccia nuova, quindi ci sono vari modi di farlo. Io volevo farlo in questa maniera perché ho speso molto poco e perché mi divertivo proprio a vedere se ci sarei riuscito oppure no. Altra scelta che avete per usare le pellicole E-Type agilmente è quella di comprare una delle nuove Polaroid. Hanno il Bluetooth, possono fare altre cose, costano sui 100-130 €. Quindi se non siete particolarmente affezionati al vintage oppure siete tanto affezionati e non volete modificare la vecchia macchina, potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda la difficoltà, l'avete vista, bisogna avere degli accorgimenti, bisogna essere un po' sensibili con le plastiche che non sono proprio così resistenti, ma direi che chiunque lo può fare. Un'altra considerazione da fare sono i costi delle pellicole. Infatti le pellicole I-Type, che appunto all'interno non hanno
la batteria, costano all'incirca 2 euro in meno, diciamo 17 dell'I-Type contro i 19 delle 8 scatti per le vecchie Polaroid. Sono solo 2 euro, però scattando tanto questa cosa potrebbe tornare molto utile e fare risparmiare un po' di soldi. Un'altra cosa da valutare è che la Polaroid ha tirato fuori nuove macchine e quindi vuole venderle, spinge tantissimo sulle nuove pellicole, quindi non è difficile trovare varietà sempre nuove di frame. Per esempio queste sono nere, ma poi ci sono quelle multicolor, ci sono quelle di Snoopy, ci sono quelle di Star Wars, quindi se qualcuno è interessato a questo tipo di pellicole può usarle anche in una macchina di questo genere. Anche per oggi abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale YouTube e azionare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui sul Prova Cose. Ciao!